La spiritualità è una cosa per ricchi? Faccio questa domanda, anzi rispondo a questa domanda perché l'altro giorno, mentre giravo sui social media, cosa che ultimamente non faccio mai, ed è proprio per questo motivo che non lo faccio quando capita, succedono queste cose. E praticamente ero lì che guardavo e a un certo punto mi è capitato il video di questo ragazzo che diceva: ma avete notato che tutti quelli che fanno il ritiro spirituale, queste cose qua, eccetera, sono quelli che hanno l'attico Milano, sono quelli che fanno viaggi qua e là, eccetera, eccetera. E quindi non è che sono i... cos'è che ha detto? I soldi a farti star bene, non i chakra, tipo una roba così. E io ero lì, ma cosa sta dicendo questo ragazzo? Poi vabbè, insomma, da un certo punto di vista fa anche ridere, nel senso che è un po', è ovviamente un qualcosa di satirico anche per far parlare, ci sta. Però la reazione che hanno avuto le persone, e soprattutto anche persone attorno a me, che parlavano e quasi mi hanno lanciato tipo una frecciatina rivolta a questa cosa qua, ho detto, vabbè, devo farci un video perché non ha molto senso questa cosa. Ci ho già fatto un video breve, ma voglio farlo un po' più lungo per farvi capire un po' quello che intendo, e voglio utilizzare questo video per spiegare un po' la questione dell'ego spirituale. Che cos'è l'ego spirituale? Allora, io ho capito quella persona a chi si rivolge, anche perché poi altre persone, quando me l'hanno fatto notare, dicevano ecco, vedi la gratitudine, facile essere grati per le piccole cose, quando le tue piccole cose sono viaggi ogni mese, sono la casa grande, sono l'abitare a Milano, eccetera, eccetera, non rivolti a me, ma erano frecciatine in generale alle persone, anche se la cosa del viaggiare era un po' rivolta a me, perché era anche fare viaggi 2 o 3 settimane non è una cosa da poco, quindi ditelo a chi soffre di depressione, ditelo a chi soffre d'ansia, di questa cosa, essere grati per le piccole cose. C'è tanto che non va in queste cose qua, in questa affermazione. Che cos'è l'ego spirituale? Le persone di cui stava parlando il ragazzo iniziale, quello di TikTok, sono persone che si vestono in un certo modo, sono persone che indossano cose di un certo modo, che fanno vedere nella loro pagina che fanno l'incenso, i fumi, le cose con i chakra, tutte queste cose un po' esoteriche, un po' particolari, per far vedere alle persone che sono spirituali. Devono assolutamente far vedere agli altri che loro sono esseri moralmente superiori perché sono spirituali o profondi, eccetera. Quella cosa lì si chiama ego spirituale ed è l'opposto della spiritualità. E purtroppo quando una persona inizia magari un percorso interiore, ci può essere soprattutto tra noi occidentali, ci può essere anche questo caso, ci può essere anche la persona che invece di avere i benefici di un percorso interiore che in realtà va proprio a togliere pian piano, a rimuovere un po' questa cosa dell'ego, va invece a fortificare, addirittura a rafforzare questa identità, questa identificazione coi propri pensieri. Anzi, il fatto di star facendo un minimo lavoro verso quella direzione ti fa per assurdo, uno, creare un'identità spirituale. Quindi è come se creassi un complesso di superiorità rivolto verso gli altri, nel senso che sei spirituale e quindi sei moralmente superiore agli altri, quindi potenzialmente hai più potere verso gli altri. Può anche essere un complesso di inferiorità, perché è come se ti inserissi in una nicchia poco capita e quindi gli altri non capiscono quello che io voglio dire, e quindi per assurdo anche quello è un complesso di superiorità. Quindi è una cosa particolare, quindi bisogna distinguere innanzitutto da chi fa un vero percorso interiore da quelli che invece, diciamo, gli piace l'idea di fare un percorso interiore, ma non c'è niente di sbagliato, semplicemente bisogna distinguere due cose. È come quando parlo alle persone e dico che magari tratto o ogni tanto, oppure le mie pratiche che faccio ogni giorno riguardano lo yoga, e mi dicono: ah, e dov'è che ti alleni? E io rimango un po' così, poi capisco, e lo yoga è un po'... yoga in sanscrito significa unione, e capisco che noi occidentali l'abbiamo presa un po' come una forma di fitness. Abbiamo preso una branca dello yoga che si chiama Hatha Yoga, che riguarda la parte, diciamo, più fisica, e ne abbiamo creato un po' una questione di fitness, di fisico. Però è brutto che ci fermiamo lì, cioè è brutto che yoga praticamente è la spiritualità, è la base della spiritualità. È l'unione, tutto ciò che dalla meditazione
tutto ciò che riguarda la spiritualità è praticamente la base, è quello che potremmo chiamare yoga, e il fatto che venga ridotto da noi occidentali a un semplice fitness per stare bene, c'è anche quello, sì, ok, ma è un po' la stessa cosa. Quindi bisogna un po' distinguere da quelle persone che magari pensano che la spiritualità, ma magari in un'ignoranza positiva, nel senso che alla fine non è neanche colpa loro, magari semplicemente non hanno ancora visto quello che girando l'attenzione all'interno invece che all'esterno ti può dare, ma pensano di averlo fatto, e quindi diciamo che portano agli altri, lo fanno per dimostrare alle persone attorno a sé il fatto di essere accettati. È tutta una questione di voler ricercare quella cosa lì, che tra l'altro alla fine è la stessa cosa che vogliono tutti, ma la gente lo fa o in modo un po' più diretto o in meno diretto, è ricercare proprio l'unione, no? Con tutto il resto, solo che l'unione da questo punto di vista è che la ricerca dello yoga è una ricerca infinita, perché se vai avanti cercando di piacere a tutti e una cosa esteriore non ce la farai mai, quando invece è un percorso interiore, quindi yoga nel senso unione, quindi abbatti pian piano tutti i tuoi limiti con la pratica per dissolvere leggermente l'ego, la personalità, la persona, affinché sei veramente, ti accorgi che fuori dalla tua testa sei in unione con il resto. Quella è tutta un'altra cosa, non hai da dimostrare niente a nessuno, anzi è una cosa molto tua, è una cosa interiore. Ci sono molti yogi che semplicemente a volte neanche ne parlano, o addirittura se ne vanno via dalla società per non avere questi disturbi o per stare così. Ad esempio i monaci tibetani, i monaci guerrieri, il buddismo, tutte queste persone che semplicemente hanno deciso di andarsene e di fare questo tipo di vita. Quindi distinzione tra chi su internet ti fa i tarocchi facendo così, e chi invece magari è un vero yogi, una persona che ricerca veramente la verità, che poi magari uno può fare una cosa o l'altra, ma tendenzialmente se fai quella cosa probabilmente pensi di aver trovato qualcosa che in realtà non hai ancora trovato. E ora parliamo della questione soldi. Ma perché sono le persone coi soldi tendenzialmente che fanno queste cose e sono connesse? E in realtà volevo innanzitutto farvi capire che è un po' sempre stato così, ma non è perché ci sono i soldi che allora qualcuno diventa più spirituale, ma è proprio perché non deve concentrarsi su qualcosa di più fondamentale come la sopravvivenza. Se una persona deve lavorare, deve sopravvivere, deve guadagnarsi il pane e deve questa notte trovare un posto dove dormire, non ha tempo per pensare a qualcosa oltre al proprio fisico, al proprio corpo, alle proprie urgenze. Quindi c'è quell'urgenza. È per quello che in passato i filosofi erano persone non che andavano in guerra o che stavano in casa o altro, erano persone che si dedicavano esclusivamente alla filosofia e dicevano: fai filosofia nel momento in cui hai la pancia piena. Ed è qua che arriva l'essere umano. Noi esseri umani abbiamo la capacità di crearci, di togliere un po' questo problema della sopravvivenza. Finalmente ce la stiamo facendo in alcuni posti, non in tutto il mondo, ce la stiamo facendo, e quindi possiamo dedicarci ad altro, alla creatività, alla consapevolezza, alla coscienza, al crearci il nostro destino. L'essere umano ha questa differenza di tutte le altre creature sulla Terra, che può scegliere il proprio percorso, quindi non è solo delimitato dal proprio istinto, dalla sopravvivenza, ma può fare anche qualcosa di extra. E quindi sì, probabilmente c'è questa tendenza al vedere che qualcuno ha i soldi e quindi può permettersi di fare certe cose. Quindi sì, è probabile, ma non è un problema. Cioè il problema non sono i soldi, il problema è farlo, anche perché io non guadagno assolutamente tanti soldi. Mi sono sempre pagato tutto nella mia vita lavorando, facendo qualsiasi tipo di lavoro, e attualmente riesco a fare almeno quello che mi piace e guadagnare, quindi sono contento. Ma il fatto che io faccia viaggi, il fatto che io vada adesso in India a fare il ritiro spirituale, il fatto che io adesso vada in Giappone, non è perché guadagno un sacco di soldi, ma è per le scelte di vita che ho fatto, perché ho scelto e ho deciso: non voglio essere legato a un posto, non voglio fare questo, e quindi invece di spendere soldi in altre cose come la gente fa, vado e cerco di fare queste cose qua. Ovviamente non è una cosa che possono permettersi tutti, lo capisco benissimo, ma è anche questione di scelte. Non tutti gli immigrati, non tutta la gente che se ne va in giro per il mondo è ricca, e non tutti quelli che viaggiano sono pieni di soldi, semplicemente è questione di come spendi il tuo denaro, come scegli di spenderlo. Poi ovvio che se uno decide di abitare da solo, oppure purtroppo deve abitare da solo, quindi ha un tot di spesa, ha determinate cose, non riesce a mettere via soldi perché lo stipendio è poco, allora vabbè, lo capisco, ma in ogni caso in qualche modo si può fare qualcosa, ci si può tirare fuori
da una situazione se è proprio tanto tragica. Magari col tempo, però non penso che, cioè, penso che la responsabilità sia proprio di ognuno, perché ognuno nasce con le proprie carte e come io sono nato in questa situazione, c'è gente nata in una situazione migliore, ma anche peggiore, come tutti, e quindi con quello che abbiamo si fa quello che si può. E essere grati non è questione di essere grati per le piccole cose e queste cose non sono piccole cose. Ragazzi, la gratitudine, la manifestazione, come diceva questa ragazza, eccetera, non c'entrano niente con la questione di soldi, quello che hai, quello che non hai. La spiritualità è il guardare dentro e non è quello che possiedi fuori. Perché quello è proprio l'ego, quello è proprio quello che non c'entra con la spiritualità. Qui dentro, la spiritualità, l'ambito interiore, siamo tutti uguali, lì dentro sono tutti uguali. Quindi nel momento in cui una persona ha queste cose, spesso sta anche peggio, perché a livello esteriore io conosco tantissima gente che viaggia, ha un sacco di soldi, fa di tutto, e spesso sono le persone più depresse, sono le persone che stanno più male, perché hanno ricercato continuamente cose all'esterno e non li hanno portate da nessuna parte. E spesso le persone che soffrono di più sono quelle che poi iniziano a cercare all'interno la risposta. E questi strumenti, la manifestazione, la gratitudine, eccetera, non è qualcosa di esoterico, non sono trucchi magici, o queste persone dicevano non fidatevi di chi vi fa la bella faccia e poi vi parla di queste cose, perché in realtà è gente che sta bene già di per sé. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Queste cose qua sono la base. Se tu vai da uno psicologo, vai da un medico, eccetera, cioè tu, è vero, nella tua vita puoi avere delle cose che non vanno e delle cose che vanno, ma concentrarsi sulle cose che non vanno non porta né bene a te, né bene agli altri, né bene a nessuno. Non è qualcosa che devi fare per fare il figo o essere ottimista al 100% sempre. No, è questione di vedere la realtà così com'è e scegliere qual è la cosa più utile che puoi fare per te stesso e per gli altri. Ha senso continuare a rimuginare, cadere in depressione, stare male, entrare in un circolo vizioso e non tirarsi fuori? No, se poi uno ci finisce va bene, ma comunque cerca di tirarsi fuori, e non vuol dire perché ha la casa o i soldi o altro. No, essere grati per le piccole cose non è per la casa che uno ha, i viaggi che fa o altro, anzi quello a volte ti possono portare anche a stare peggio, perché tutte queste possibilità per assurdo sono le cose che il livello interiore fanno stare ancora più male alle persone. Basta vedere le persone che hanno meno sono quelle che stanno meglio a volte. È proprio il tornare a un piano esistenziale, rimuovere tutte queste accumulazioni e accorgersi che alla fine a livello esistenziale noi siamo qui, e solo il fatto che possiamo fare esperienza delle cose, abbiamo questi 5 sensi, siamo in vita, abbiamo energia, quella è la cosa su cui concentrarsi. Quindi tornare a vedere le cose come stanno, uscire dalla propria creazione, dalla propria testa, e vedere le cose come stanno qui e ora, che è la vera creazione, la vera natura, e non quello che è in testa. Quindi questo significa. Il manifestare è semplicemente la stessa cosa, concentrarsi sulle cose che ti possono aiutare invece sulle cose che non ti possono aiutare. E queste cose servono a tutti, indipendentemente dallo status economico, e non è una magia, sono semplicemente meccaniche con cui il modo in cui noi esseri umani funzioniamo, il modo in cui la nostra mente funziona. E ultima cosa è criticare chi sta bene, perché queste persone qua magari dicono sì, ma è facile per voi dire che state bene. Sì, ma guarda che mentre io sono qua, che vi spiego come stare bene, pensate che io non sia mai stato male. È proprio perché una persona ha passato di tutto e di più e ha cercato. Perché dovrei cercare come stare bene se non sono stato dall'altra parte della medaglia? È proprio perché una persona cerca assiduamente ogni singolo giorno, con duro lavoro, da tutta una vita, come poter risolvere certe cose, poter risolvere i propri limiti, pensieri negativi, traumi del passato, e uscire da queste situazioni, imparare a stare in pace, che allora dopo può iniziare a parlarne alle persone. Ma mentre io sono qui che spiego queste cose e ogni giorno mi alzo e faccio le mie pratiche, vado ad allenamento, mangio correttamente, dormo correttamente, mi sono creato una routine sana, tutte cose che mi permettono anche pian piano di sviluppare un ambiente che mi aiuta anche a stare meglio, non è solo una questione mentale. Qualcuno che arriva e fuma tutti i giorni, beve, si prende antidepressivi, fa 1000 cose, eccetera, e passa una vita un po' così, a caso viene lì e mi dice vabbè, per te è facile stare bene. Cosa? È come quando qualcuno mi dice sì vabbè, ma per te è facile, guarda che spalle larghe che hai, per te è facile essere grosso. Per me è facile. Costituzione, genetica, no. Io mi sono fatto il mazzo in piscina da quando avevo 6 anni fino a 20 anni. Ogni singolo giorno, mentre te eri a mangiarti le merendine e a guardarti la TV, io ero al freddo in piscina 2-3 ore al giorno a nuotare, a fare palestra e ad allenarmi, e lo faccio tuttora, mi alleno tutti i giorni. Quindi ragazzi, è facile parlare quando si vuole criticare qualcuno perché sta bene, e invece impariamo a avere una mentalità aperta. Magari non ci piacciono
tutti, tutte le persone, distinguere ovviamente chi ha delle buone intenzioni, chi ha delle cattive intenzioni, ma capire che tutti hanno qualcosa da insegnarti e spesso se una persona ti parla da un punto di vista un po' più profondo è perché probabilmente ha fatto un po' di esperienza da quel punto di vista, ma te ne accorgi subito quando invece qualcosa è un argomento superficiale mascherato da qualcosa di profondo. E chi non è mai stato bene a volte pensa che chi sta bene stia fingendo, perché pensa sia impossibile, pensa che tutti stiano male. E a volte qualcuno, entrando in questo circolo vizioso, pensa che stare bene, siamo condizionati dal fatto che stare male sia l'unica scelta e anzi sia la scelta migliore, perché si crea un'identità vittimistica che continua ad avere un'insicurezza che continua a essere accettata dagli altri, perché quando ci si lamenta gli altri si lamentano con te, quando dici che fai schifo gli altri dicono no, non è vero, e quindi si crea un circolo vizioso in cui siamo abituati fin da piccoli a pensare che stare bene sia la cosa sbagliata. Ci serve motivazione, quindi non puoi stare bene ora, devi fare cose dure, invece che capire che non puoi avere degli obiettivi e fare cose pazzesche se stai male. Devi imparare prima a star bene, a lasciarti andare, avere il coraggio, e fidati che ci vuole molto più coraggio a stare bene qui ora che a stare male, per poter avere degli obiettivi e fare delle cose che partono già da un punto di vista di pienezza, soprattutto se non hai niente nella vita. E da lì puoi agire. Quello è veramente la cosa giusta. Invece che crearsi 1000 muri attorno a sé nella propria testa, far tutto da soli e poi ovviamente da lì partono tutti i problemi anche mentali. Se invece ci si apre è molto difficile, ma poi non si hanno più scuse. Più ti identifichi con la tua testa, con la tua creazione, con le cose che hai e più ti perdi nella tua testa invece che uscirne e capire veramente cosa è attorno. Quindi sono anni di pratica e non privilegi. Ricorda che gli yogi veri rinunciano a tutto. Le persone spirituali vere rinunciano a tutto, persino alla propria identità e non accumulano. È una questione di cultura, è una questione di pratica, è una cosa che si tramanda da millenni. E mi dispiace dover fare questi discorsi, ma purtroppo noi, soprattutto italiani, perché alla fine siamo italiani, abbiamo questa voglia di smentire tutto quello che fanno gli altri, di buttare giù gli altri per tirarci su noi. Abbiamo questo costante bisogno di prendere in giro per poter ridere, guardare il trash, per poter distrarci, e c'è tutto questo modo di vivere che ed è per quello che a me l'Italia piace tantissimo, ma non è il paese in cui al momento mi sento di voler frequentare. Ho imparato a stare bene per conto mio, ma sicuramente l'Italia non aiuta, a parte per il cibo che è molto buono. Ci sono anche tantissimi italiani che hanno una mentalità aperta e sono pazzeschi, ma mentalità aperta e consapevolezza sono cose abbastanza difficili purtroppo da trovare, perché siamo tanto identificati con la nostra idea di persona. Quindi ecco qua ragazzi, volevo semplicemente rispondere a questo video che hanno fatto e fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.